Dicono che le luci più intense disegnino le ombre più profonde. E non c'è palcoscenico più sincero di una mezzanotte a Dubai per dimostrarlo. Il Burj Khalifa che fende il cielo con fuochi d'artificio, le supercar che scivolano come squali lucidi lungo i viali, i rooftop in cui la musica diventa una colonna sonora collettiva per l'illusione dell'eterna leggerezza. Era la prima notte del 2026 e la città sembrava cucita su misura per chi vive di immagine e magnetismo. Tra gli invitati più attesi, un uomo abituato a essere la stanza più luminosa in ogni stanza, Gökberk Demirci. Le platee europee lo conoscono, la Turchia lo ha consacrato, il suo fascino ha la sostanza concreta dei numeri e delle file di fan. Ma quella notte, mentre il mondo brindava, lui sentì qualcosa cedere, come se il pavimento opulento sotto i suoi piedi avesse rivelato improvvisamente una crepa che nessuna luce poteva colmare. Benvenuti nel rifugio delle storie che scavano sotto la superficie, celebrita dalla Turchia. Oggi non ci limitiamo a rincorrere pettegolezzi, oggi smontiamo, con delicatezza chirurgica, l'anatomia emotiva di un legame che da anni aleggia come un fantasma su un'intera industria. Quello che state per ascoltare è il resoconto di un volo cambiato all'ultimo istante, di un no che pesa come una sentenza, e di un messaggio capace di trasformarsi nella pietra tombale di una fantasia collettiva. È il viaggio nella vulnerabilità di Gökberk Demirci e nella determinazione d'acciaio di Özge Yats. Prima di addentrarci in questo labirinto di rimpianti e scelte definitive, chiedetevi, siete spettatori silenziosi o parte della nostra cerchia? Se amate narrazioni che rispettano la complessità del cuore umano, assicuratevi di iscrivervi. E se desiderate darci la forza di continuare a raccontare con la profondità cinematografica che meritate, il pulsante Join vi attende sotto questo video. Il vostro sostegno è il battito stesso di questo canale. Ora, torniamo all'istante in cui la facciata ha iniziato a sgretolarsi. Per Gökberk, il copione era semplice: inaugurare il 2026 nell'abbondanza di Dubai, una città costruita come promessa ininterrotta di futuro. Un giro tra feste scintillanti, incontri utili, contratti da accarezzare con lo sguardo e una scia di flash che avrebbero certificato, una volta di più, il suo posto nell'immaginario. Ma quando l'orologio toccò la mezzanotte, la farsa smise di sembrare divertente. Non fu un volto a tradirlo, ma una luce fredda venuta dallo schermo. Una fotografia, a migliaia di chilometri di distanza, pubblicata da Özge Yats. Uno scatto semplice, quasi disarmante nella sua compostezza. Lei appariva più serena, più luminosa di quanto il pubblico l'avesse vista negli ultimi anni, e al suo fianco c'era un uomo di cui non si conosceva il nome. Bastò quello. Le colonne del gossip presero fuoco all'istante. Nuovo amore? Nuovo inizio? Per molti, una congettura, per lui, uno specchio spietato. Gökberk lesse non solo l'immagine, ma il sottotesto. Il sorriso di Özge non era educazione, ma intenzione. La didascalia, calibrata con cura, teneva dentro un tono di fiducia che pungolava come un ago. I presenti alla festa notarono un cambiamento così netto da diventare rumoroso. Il chiasso attorno a lui si spense, la musica si fece lontana, il bicchiere in mano divenne improvvisamente un oggetto estraneo. Quello che doveva essere un gioco di società si trasformò in un inventario spietato. Le luci non riuscirono a rischiarare la tempesta che si era alzata dentro di lui. E quando ti crolla il racconto della vita che pensavi di condurre, l'unica cosa che vuoi è recuperare il filo, ovunque esso sia. È in quel momento che prese la decisione che sorprese tutti. Abortì il viaggio. I salotti esclusivi, i contatti, la vetrina perfetta, tutto perse peso all'improvviso. Spinto da sentimenti che aveva sepolto e da una consapevolezza più feroce della paura, capì che stava perdendo la narrazione, e soprattutto capì che non avrebbe sopportato di guardarla scivolargli via senza tentare l'ultima parola. Prenotò il primo volo per Istanbul. L'aeroporto, una scena che conosce fin troppo bene, lo accolse senza la solita complicità. Di solito ironico, un sorriso pronto come uno scudo. Stavolta si presentò davanti ai flash svuotato di ogni ornamento. Quando le luci scoppiarono, non arrivò la schermatura della battuta. Arrivò una frase scarna, strappata a un dramma personale. Mi fa male il cuore, mi fa male l'anima.
Niente altro. Nessun commento laterale, nessuna strategia. Era un uomo che, forse tardi, stava misurando il costo di ciò che aveva già perduto. Da lì, il teatro pubblico si spense e restò un rettangolo di vetro, lo schermo di uno smartphone. Alimentato dall'adrenalina del rimpianto e da quell'immagine di Osge accanto a un altro, Gökberk ruppe un silenzio che durava da tempo. Scrisse. Fonti vicine alla coppia parlano di un messaggio sincero, quasi penitenziale, con cui chiedeva di vedersi di persona. Un incontro per guardare indietro senza più scuse, per disseppellire ciò che era stato nascosto, per ricucire dove possibile, o perlomeno dare un nome ai sentimenti che non si erano mai del tutto spenti. Attese una mano tesa. Invece arrivò un verdetto. La risposta di Osge non fu un gioco di tattica, fu una porta chiusa con l'eleganza irrevocabile di chi ha già fatto i conti. Lei, che negli ultimi mesi aveva coltivato una nuova misura di sé e della propria pace, rispose con parole limpide e definitive: per me quei capitoli sono chiusi. Un errore si fa una volta, ripeterlo è da sciocchi. Ho iniziato il nuovo anno con una nuova vita. Ho voltato pagina per me stessa. Assaporatele con calma, sciocchi, chiusi, nuova vita. Non c'era seduzione, non c'era tiro alla fune. C'era l'assertività di una donna che aveva già attraversato il lutto, aveva guarito le ferite e aveva imboccato un'altra strada. Con un solo testo, non negò solo un incontro, negò l'ipotesi stessa di un seguito. Quella frase, per molti, suonò come la chiosa che si mette al termine di una storia per proteggerla da aggiunte inopportune. Per altri fu una ferita da riaprire con 1000 spiegazioni. Ma per lui fu un silenzio pieno, che non lasciava spiragli. Le conseguenze non tardarono. Incapace di ottenere assoluzione o chiarezza, Gökberk si è ritirato in un guscio di quiete densa. I suoi profili social, solitamente una cronaca calda del quotidiano, si sono spenti. Persino gli amici di sempre lo hanno visto defilarsi, entrare in un tempo rallentato di bilanci e pensieri che non si consegnano al pubblico. I commentatori di settore, solitamente inclini alla retorica del ragazzo d'oro, mormorano che per la prima volta lui abbia sentito davvero la sconfitta. E aleggia un'eco fastidiosa: un errore si fa una volta. Come un promemoria ruvido, ripete l'idea che Osge non ha lasciato alle spalle solo una relazione, ma anche l'inquietudine che quell'amore si trascinava dietro. Mentre lui affila il silenzio, lei entra in una luce nuova. Chi è vicino a Osge conferma che la sua gioia di Capodanno non era una messa in scena. Nessuna pazzia dell'ultimo minuto, nessuna posa studiata, il frutto, piuttosto, di un lungo lavoro sotterraneo. Lei non vuole più vivere rivolta al passato, perché il passato lo ha capito, metabolizzato, archiviato. E il misterioso uomo accanto a lei nello scatto? L'identità resta custodita con gelosia. Non per creare fumo, ma per difendere un inizio dal riverbero tossico dello sguardo pubblico. Non c'è fretta, c'è esistenza. E a volte vivere con semplicità è la più elegante forma di vendetta. Come sempre, la piazza digitale si divide. Da una parte c'è chi applaude la fermezza di Osge, leggendone il messaggio come un manifesto di rispetto di sé. Non deve nulla al passato, dicono. Dall'altra ci sono i romantici che per anni hanno tenuto accesa la speranza di rivederli insieme, quelli che pensano che la vulnerabilità di Gökberk meriti clemenza, che tutti meritino una seconda occasione. Ma le parole di lei hanno fatto terra bruciata attorno a quel margine. Il sipario sembra caduto. E intanto, gli addetti ai lavori leggono questo passaggio come una svolta decisiva per lui, la decostruzione dell'immagine alfa, che per tanto tempo ha indossato come un abito perfetto. Questo silenzio è il coraggio di chi affronta i propri demoni o è solo la paralisi di un rimpianto tardivo? Il mondo del gossip trattiene il fiato, chiedendosi se davvero tutto finirà con un messaggio o se il tempo, narratore senza rivali, nasconda un ultimo colpo di scena. Alla fine ci resta un quadro netto di due strade divergenti. Osge cammina in avanti con lo sguardo rivolto a un orizzonte fatto di pace e discrezione. Gökberk guarda indietro, fermo sulle rovine di un ponte che ha capito di voler attraversare quando ormai era crollato. È un promemoria duro,
Ma necessario, nella vita, a differenza delle serie che amiamo, alcuni finali sono davvero definitivi. Noi continueremo a seguire il silenzio di Gökberk Demirci e la rinascita di Özge Yaz, ascoltando i passi, cercando i dettagli che non fanno rumore ma cambiano la direzione. E se un giorno arriverà un sussurro diverso, saremo qui per decifrarlo. Per ora, però, la loro storia appartiene a un libro chiuso. Grazie per aver attraversato con noi questo paesaggio emotivo su Celebrita dalla Turchia. Se questo racconto vi ha toccato, se avete sentito il peso di quell'ultimo messaggio, lasciate un like e diteci la vostra. Pensate che Özge sia stata troppo dura, o che abbia fatto bene a difendere la propria pace? Fatecelo sapere nei commenti. E, se potete, considerate di cliccare su Join per sostenere il nostro lavoro. Il vostro aiuto ci permette di raccontare ciò che altri non vedono, di restare nelle pieghe dove spesso si nascondono le verità più umane. Fino alla prossima volta, onorate ciò che è stato, ma vivete per quello che sta arrivando. Perché le luci abbagliano, ma è nelle ombre che capiamo chi siamo davvero. E certe notti, anche con i fuochi del Burj Khalifa alle spalle, è il silenzio a dire la verità più forte. In questa verità, fredda e assoluta, si chiude la porta di un passato e se ne apre un'altra, che non ha bisogno di clamore per essere reale. Restiamo in ascolto, senza forzare le risposte, lasciando che sia il tempo a parlare, una volta ancora, con la calma di chi sa già come andrà a finire.